Ciao a tutti, Ciao e bentornati. benvenuti in un nuovo video, diciamo Atteso atteso anche questo. perché ce l'avevano richiesta in molti, conversione MRV versione Le Mans, quindi 102 mm, categoria che a noi piace tantissimo. Super stock, Ovviamente in configurazione super stock, quindi col pignone da 14 e motore da 2500 kV. questa volta abbiamo deciso di utilizzare l'esca sensori Obi-Wing. Sì, ormai abbiamo, almeno io e Marco, abbiamo abbracciato per forza di cose, perché ormai la tendenza del mercato e comunque in generale di tutti i produttori passare a sensore. è quella di comunque di avere motori a sensori, quindi per forza di cose bisogna ovviamente, per sfruttarli al massimo, avere anche un'esca sensori. In questo caso qui Obi-Wing. Diciamo niente, facciamo finta di niente. Usando Obi-Wing, qualcosa arriverà di nuovo veramente divertente. Poi marca, a breve faremo un video con Davide Esatto, proprio sui sui motori, motori, che ci racconterà un po' l'evoluzione di questi motori nuovi, quindi col sensore, che non abbiamo fatto fino ad oggi perché proprio vogliamo che sia lui a raccontarveli, sì, perché è giusto che sia così. Anche perché ci dobbiamo mettere d'accordo comunque per andare direttamente in negozio da lui e vi spiegherà e racconterà un po' l'evoluzione del progetto. Motori che vanno fortissimo. Vanno molto bene. Ricordiamo che se si usano in modalità Blinky, quindi praticamente con la stock, almeno per l'Obi-Wing, noi abbiamo dovuto aggiornare il firmware, che vabbè è una stupidata, ci vuole il suo diciamo modulo Bluetooth col cellulare, si aggiorna in 2 minuti. Sì, è una stupidata, veloce. Fa tutto in automatico l'app sul cellulare. Aggiornate il firmware, che è molto importante. E comunque bisogna sempre aggiornare il firmware per le migliorie, per tante cose, e in questo caso qui anche per appunto per avere una gestione migliore del motore in modalità Blinky. Sì. Per quanto riguarda invece la nostra MRV Le Mans, cosa serve per fare la Le Mans innanzitutto? Allora, ce l'hanno chiesto giustamente, sì. Il costo per fare la Le Mans è soltanto il pod e eventualmente il telaio, perché noi in questo caso, facciamo vedere, abbiamo utilizzato il telaio in ottone senza pesi, però il telaio è un po' più pesante, e il pod necessario da 102 mm, che è fondamentale. Anzi, noi diciamo che la macchina va molto bene, però volevamo dire anche a Kim di provare a creare il pod in carbonio. Esatto. Perché secondo noi in carbonio potrebbe dare quel qualcosina in più. Noi abbiamo notato che secondo noi, se ci fosse un retrotreno leggermente più leggero, quindi con un pod come originariamente è dentro nel kit, diciamo, dell'MRV standard da 98, se fosse in carbonio per la 102, secondo noi sarebbe ancora più competitiva di adesso. Secondo me sì, ma in particolar modo sulla nostra pista, per il grip. Poi ovviamente noi stiamo parlando di condizioni in alto grip della nostra pista, non è detto che magari funzioni anche per altre piste, però per quanto ci riguarda, noi ovviamente l'abbiamo provato sulla nostra pista. Chiediamo e stiamo provando a dire Kim, guarda, mettiamo le mani avanti. Facciamo che questo bellissimo pod in carbonio, che non sarebbe male, però devo dire che la macchina è eccezionale, cioè noi ci siamo divertiti tantissimo. Adesso poi in sovraimpressione la vedete anche girare, avete visto un reel che abbiamo girato con dei piccoli highlight della macchina, e devo dire che non solo è precisa, è perfetta. Sì. DVS frontale ovviamente. Sì, noi rispetto cosa abbiamo messo? Abbiamo messo il DVS, il telaio in ottone, però senza pesi. Abbiamo utilizzato appunto l'ESC Obi-Wing con il motore a sensori marca 2005, ratio 1453, e abbiamo la macchina lavora perfettamente bene, cioè ci piace tantissimo. Tutto il resto è di scatola, nel senso che il setup è di scatola, molle eccetera di scatola, quindi molle verdi, grasso 15K e 10K, sì. Diciamo a seconda di come vogliamo usarla, però ultimamente abbiamo messo 10K marca dietro, centrale, anche davanti sulle molle, comunque con molle originali. Macchina che abbiamo l'altezza che ci chiedete tutti sulla nostra pista, la stiamo usando all'altezza che
all'incirca è 2.6, 2.8, fate Sì. conto, non la teniamo bassa, è una macchina che nella nostra pista con tanto grip preferiamo utilizzare alta ed è molto agile, questo abbiamo notato che se abbassiamo la macchina, È una giusto macchina che ha per... bisogno di rollare, quindi di Sì, essere alta, esatto, rolla e esatto. lavorano bene le sospensioni, Soprattutto tutto il perché sennò sistema. troppo bassa davanti non lavora come dovrebbe, non entra velocemente in curva, invece con questa altezza che più o meno va a 2.6, 2.8 la macchina è un missile terra-aria, nel senso che proprio la vedete anche nel È video, su un binario, è molto su un binario. veloce. E cosa dobbiamo dirvi? Io personalmente ho potuto provare anche, oltre che la Mazda, che vabbè la carrozzeria ormai strausata da tutti, anche una carrozzeria che non tanti usano, che è la Sauber, che comunque su alcune macchine va molto bene. Con la configurazione diciamo Le Mans io ho preferito ritornare alla Mazda, perché è una carrozzeria un po' più bilanciata, ha un muso un attimino più lungo e mi è piaciuta di più a livello di comportamento, come inserimento, come guida, ecco, in generale. Giusto per darvi un'idea, ovviamente con il puntale TN, quindi non con altri frontali, perché la macchina comunque va bene con questo tipo di puntale senza nessun problema. Però non c'è bisogno di mettere un bumper, ecco, in questo senso, cioè un puntale No, molto tranquillo, classico. Si può usare anche il puntale di plastica che trovate all'interno, si può montare, certo, quello sì. si può utilizzare, non è un problema. Noi abbiamo messo il classico puntale. Noi ne abbiamo in quantità industriale Ovviamente sì. Poi per la prima volta io ho voluto provare ad usarla così, proprio montata, messa in pista, e per togliere dubbi a chiunque diceva no, voi usate solo il ciano sulle gomme, che secondo me va meglio. Abbiamo deciso invece di usarla con una gomma, tra l'altro non tornita, ve lo dico subito, quindi nel video, nel reel e nei video che la vedrete girare, gomma non tornita, V5 F30 classica con il sidewall della Next Racing, perché Quindi cerchi e sidewall Next. la macchina effettivamente non ribaltava come immaginavamo, lo sapevamo. Che cosa ho notato? Una macchina sicuramente con un ingresso in curva diverso rispetto a quello che può essere la gomma tornita Colciano, una macchina che comunque va bene, ma poi quando ho utilizzato le gomme tornite e cianate ha un comportamento meno spigoloso, possiamo chiamarlo così. Nonostante questo va benissimo anche utilizzare, ripeto, il sidewall per chi vuole utilizzarle. Noi preferiamo utilizzare gomma tornita con ciano, questo per dare subito la prestazione diretta alla macchina e non avere neanche il dovere ogni tanto di dover cambiare appunto il sidewall, quindi non tanto la flangia ma il sidewall. Devo dire che comunque i cerchi della Next mi sono comunque piaciuti, perché il fatto di poter avvitare la flangia, secondo me, scusate, non è la flangia ma il sidewall, è qualcosa di secondo me anche veloce, tra l'altro tiene molto bene. Devo dire che rispetto... Avendo comunque tipo vite. Esatto, rispetto ai diversi sidewall che ho provato nella mia vita in generale, questo è quello che mi è piaciuto di più, perché si avvita molto bene, rimane molto aderente alla gomma. Non amo molto la guida col sidewall, ma questo è un mio parere personale. Preferisco il ciano, ma perché secondo me la macchina ha un comportamento più neutro, ecco, e invece col sidewall, che per il mio modo di guidare la vedo un po' più spigolosa, ecco, se così si può dire un termine, però funziona molto bene, va bene, avete visto, cioè nel video si vede che entra molto veloce in curva e fate conto appunto che la gomma non era praticamente tornita, quindi stavo proprio usando davanti una macchina che tra l'altro si alzava, quindi non era esattamente a 2.8 ma probabilmente era a 3.2, perché la gomma diciamo così già senza essere tornita è più o meno a 3.2, quindi questa è la sidewall che ho utilizzato, cioè sì 3.2 sì. Sì, perché alla fine è 0. Sì, perché poi avevo il 3, poi avevo il 2.8, il 2.6, esatto, quindi più o meno funziona così, e però ci siamo trovati molto bene. Comunque avete visto la macchina, a noi l'MRV piace tantissimo, perché è una macchina che avete visto anche, che non riusciamo a farne a meno. Nella configurazione Le Mans devo dire che è stupenda, lavora perfettamente, è veloce. Non avevamo dubbi. Entra in curva velocemente, poi fate conto che noi siamo amanti un po' di questa categoria, la super stock, e quindi diciamo che nella versione 102 mm è probabilmente la macchina migliore che si possa avere in questo momento da un punto di vista della lunghezza. La conversione, perché tra l'altro ultimamente i vari produttori stanno un po'
non dico boicottando, ma lasciando un po' perdere questo tipo sì, di conversione. C'è Reflex che ha fatto c'è Reflex che ha 102, ma per ora, almeno che sappia io, adesso gli unici produttori che hanno un kit di conversione 102 sono... Reflex mi sembra sulla generazione 2, non so se sulla nuova generazione. No, generazione 3 per ora no, c'è la Gen 2 a meno che non vada bene uguale, magari può essere quello utilizzato, non lo sappiamo, però non te lo so dire. Attualmente l'MRV è quella che sta... che ha dei pezzi di conversione 2 di macchine, diciamo di telai, che hanno una configurazione, cioè di scusatemi, un'uscita recente. Ecco. La parte bellissima è proprio come lavora il V-Link, poi ve lo facciamo vedere, ma è una roba impressionante, cioè io sono innamorato del V-Link, cioè proprio... Sì, è forse il sistema più semplice e più efficace che c'è. Lavora perfettamente bene, poi mi piace anche l'avantreno, la facilità di regolazione dell'avantreno, delle altezze, del drop, sì. Cioè una roba veramente, una macchina che continuiamo a dire, noi ci siamo veramente innamorati, bellissima, e siamo contenti insomma di farvi vedere anche in sovraimpressione come sta andando, come sta girando. Fateci sapere un po' la vostra, cosa ne pensate. Se avete bisogno di qualche informazione sulla versione Le Mans, noi siamo a vostra disposizione, ci fa piacere. Se qualcuno vuole consigli o altre cose, noi ormai li stiamo dando sempre sulle altezze, eccetera. anche diciamo in orari impossibili ogni tanto, in giorni impossibili, però rispondiamo sempre nel limite ovviamente degli impegni personali. Esatto. L'ultima cosa, possiamo dirla, noi usiamo, è vero che si può usare un offset -1 davanti per rendere la macchina leggermente più stretta, noi continuiamo a utilizzare un offset 0 che va benissimo e dietro l'offset 3, quindi lo diciamo perché sappiamo che questa cosa dell'offset davanti è diventato un problema per il mondo, non si capisce perché, però possiamo usare sia naturalmente cerchi a -1, quindi di offset, oppure 0, noi continuiamo a usarli 0, naturalmente anche col -1 tende un po' ad uscire un pochino dalla carrozza, ma perché è l'apertura, quindi la convergenza della che dà in questo momento anche Atomic come misura, noi l'abbiamo ridotta leggermente, però ripeto, ognuno poi la può gestire come vuole in base alla sua guida, in base alla sua esigenza, però noi continuiamo a usare offset 0 e ci troviamo benissimo. Non abbiamo spaccato servi, no, diciamo che questa cosa non ci è mai successa, non abbiamo spaccato servi, e non è tanto perché magari picchiamo poco, ma in realtà è perché non abbiamo avuto nessun tipo di questo problema. Lo diciamo, no, il salvaservo funziona molto. Il salvaservo funziona, però ripeto, non abbiamo spaccato servi anche se sono offset 0 e quindi a volte tende in qualche modo per l'apertura e per la convergenza ad essere un po' più larga rispetto alla sagoma dell'auto. Però ripeto, non abbiamo avuto problemi. Non dovete ovviamente mettere troppi spessori nel salvaservo, cosa che ho visto che magari nei vari gruppi c'è chi spacca i servi ma perché mette tutti i rasamenti che ci sono all'interno del kit. Fate attenzione anche a questa cosa. Ecco, mi raccomando, perché il salvaservo se è troppo tirato ovviamente non lavora ed è come se avete l'asta rigida, cioè non cambia sostanzialmente nulla da avere o non avere il salvaservo. Ecco. Esatto. Però ripetiamo, noi ci siamo trovati bene, quindi speriamo insomma che a voi è piaciuto il video, vi piaccia anche come macchina, e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti o in privato, come fate di solito, a noi fa tanto piacere. Niente, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ciao ciao.